Attenzione, la conoscenza di funghi si acquisisce tramite studi ed esperienza. Se siete inesperti, portatevi sempre dietro un manuale e se non siete sicuri di ciò che raccogliete, rivolgetevi sempre al personale competente prima del consumo. Detto questo, buona visione. La lepista nuda è un fungo che cresce nel tardo autunno dopo i primi freddi e continua fino ai primi geli. Sporadicamente lo si può trovare anche in primavera. Questo cresce a gruppi, spesso in cerchi, in luoghi molto umidi e ricco di humus, pertanto lo si può trovare in boschi di latifoglie e di conifere, spesso ai loro margini. Il cappello di questo fungo presenta una cuticola facilmente staccabile di un bel colore viola con sfumature fulvo-rossastre. Con l'età questo diventa brunastro e da vecchio impallidisce in sfumature lilla chiaro o grigio rosato. Come caratteristica questo presenta lamelle fitte, alte e sottili, quasi compatte, facilmente staccabili a pacchetti, sinuate o leggermente decorrenti sul gambo con un uncino. La carne di questo fungo al palato è tenera e delicata. Questa presenta un odore aromatico particolarmente forte, ma che risulta comunque amabile, gradevole e caratteristico. Il sapore è gradevolmente dolce e se ne sconsiglia una consumazione quando ci sono state giornate particolarmente piovose in quanto la carne si impregna d'acqua. Per quanto riguarda la sua commestibilità, quindi questo è da raccogliere sicuramente con tempo asciutto per evitare che la carne sia impregnata d'acqua. Al palato si presenta buono e saporito, però va consumato solo e esclusivamente dopo un'adeguata cottura, in quanto è lievemente tossico da crudo, presentando tossine termoregolabili, quindi che perdono la loro azione in seguito all'esposizione ad alte temperature. Quanto riguarda le somiglianze e la varietà, questa può essere innocuamente confusa con la lepista personata, che ha un cappello grigio caffè e latte e gambo violetto. Ma può essere confusa anche con le due specie a esse più prossime, come la lepista sordida, che è un commestibile che però ha una taglia leggermente più piccola e una carne più pallida, e alla lepista glaucocana, che è sconsigliata. Questa però è più difficilmente scambiabile, in quanto ha un cappello particolarmente più pallido, con un colore più tendente al grigio che al viola. Può essere confuso, anche se più difficilmente, con il Cortinarius violaceus e anche con altri Cortinarius dai colori simili, quindi che ricordano questo colore viola. I funghi appartenenti a questa famiglia però hanno lamelle che assumono presto delle tonalità bruno-ruggine e il gambo presenterà tracce brunastre con la crescita, pertanto confondersi con queste specie risulta più difficile. Per concludere, pur essendo un ottimo commestibile tardivo e quindi rinvenibile in momenti in cui difficilmente si trovano altre specie, questo non trova grande considerazione nella maggioranza dei raccoglitori per via dei suoi colori violacei. Cromatismi che incutono ingiustamente timore e repellenza, che sono dei veri e propri pregiudizi per un fungo diversamente molto aromatico e gradevole.